Benvenuti! In questo nuovo video andremo ad affrontare la ferita del rifiuto. Seguitemi all'interno del video. La parola rifiuto significa espellere, mettere in parte rifiutando, respingere, intolleranza, non ammettere, evacuare. Mentre abbandonare qualcuno significa allontanarsi da questa persona per qualche cos'altro o qualcun altro. Ma rifiutare qualcuno vuol dire respingere questa persona, non volerla avere accanto o voler escludere questa persona dalla propria vita. Il rifiuto, come dicevo, è una ferita profondissima, perché chi ne soffre si sente respinto nel suo essere e nel suo diritto di esistere. Solitamente l'anima che torna sulla terra per risolvere questa ferita vive rifiuto fin dalla nascita. Stiamo parlando di figli, per esempio, che sono nati accidentalmente, che quindi non sono stati voluti o che non sono del sesso desiderato. Chi porta con sé questa ferita può filtrare delle parole o dei gesti come un atto di rifiuto, sentendosi respinto, anche quando in verità la questione non è così. Appena il piccolo comincia a sentirsi respinto, inizia a costruirsi la maschera del fuggitivo. Tale maschera può già crearsi nel ventre della madre attraverso le percezioni che il bebè acquisisce dalla gestante in questa fase. Questa maschera si può identificare molto facilmente dalla fisionomia del corpo, che è esso stesso fuggitivo, ovvero pare voler sparire del tutto o in parte. Il corpo sarà striminzito, sarà contratto, quasi invisibile, tanto da non essere notato all'interno di un gruppo. Quando si ha l'impressione che non ci sia quasi carne attaccata alle ossa, come se la pelle fosse letteralmente incollata allo scheletro, possiamo dedurre che la ferita del rifiuto è molto profonda. Il fuggitivo, sentendosi non in diritto di esistere, sembra non essersi incarnato appieno. Il suo corpo appare spesso frammentato, incompleto, come se gli elementi del suo corpo non stessero uniti. Infatti può verificarsi che ad occhio nudo si veda al lato destro del corpo o del volto molto diverso da quello sinistro. Quando parlo di fisico frammentato, incompleto, mi riferisco a una parte del corpo per la quale si ha l'impressione che manchi un pezzo, per esempio nelle natiche, nel seno, nel mento o nelle caviglie molto più piccole dei polpacci, oppure può comparire come un incavo nel petto, nel ventre e così via. La persona risulta fisicamente contratta e chiusa su se stessa. Le spalle sono incurvate avanti, le braccia sono spesso incollate al corpo. Il fisico sembra non del tutto sviluppato nel suo insieme, oppure in una parte del corpo. L'impressione è che una parte di esso non abbia la stessa età del resto, oppure quando tutto il corpo è contratto sembra di vedere un adulto in un corpo di un bambino. Quando ti imbatti in una persona con un corpo tanto deforme da far pietà, puoi dedurre che soffra di una ferita da rifiuto. L'anima ha d'altronde scelto questo genere di corpo prima di nascere per mettersi in una situazione propizia a superare tale ferita. Il volto e gli occhi del fuggitivo sono piccoli, sembrano vacui o vuoti perché la persona afflitta da questa ferita tende a sfuggire dal mondo o a starsene fra le nuvole in astrale. Spesso sono pieni di paura. Guardando il volto di un fuggitivo si può avere l'impressione di vederlo mascherato, soprattutto intorno agli occhi. La persona stessa può avere l'impressione di vedere come attraverso una maschera. Quando il suo corpo mostra all'incirca il 50% delle caratteristiche proprie del fuggitivo, possiamo dedurre che questa persona indossa la maschera del fuggitivo per proteggersi dal rifiuto all'incirca 50% del suo tempo. Sarebbe ad esempio il caso di una persona con un corpo abbastanza grande ma volto e occhi piccoli, oppure un corpo grande e caviglie piccolissime. Se solo una parte del corpo corrisponde
alle caratteristiche del fuggitivo, la ferita da rifiuto è meno profonda. La prima reazione di una persona che si sente rifiutata è la fuga. Il bambino che si sta creando la maschera da fuggitivo, quando si sente rifiutato, vivrà molto spesso in un mondo immaginario, ed è per questo che per lo più si tratterà di un bambino buono, tranquillo, che non causa problemi e che non farà rumore. Si divertirà da solo nel suo universo immaginario, facendosi castelli in aria. Potrà addirittura credere che ai suoi genitori sia stato assegnato il bambino sbagliato all'ospedale, o quelli non siano i suoi veri genitori. È il tipo di bambino che si inventa vari sistemi per fuggire da casa, tra cui un gran desiderio di andare a scuola, e tuttavia una volta a scuola, soprattutto se si sente rifiutato o si autorifiuta, sarà di quelli che avranno la testa tra le nuvole e si perderanno nel loro universo interiore. Questo bambino vuole davvero che qualcuno si accorga che esiste, anche se non crede troppo di avere il diritto di esistere. Dal momento che questi bambini per lo più hanno un corpo più piccolo della media, possono risultare fragili, provocando una reazione materna di eccessiva protezione. Il bambino si sentirà dire dagli adulti che è troppo piccolo per questo e quest'altro e ci crederà al punto che il suo corpo resterà piccolo. Essere amato si trasforma in un atto di soffocamento. Questo assioma, in fase più adulta, lo indurrà a fuggire dalle persone che lo amano per paura di essere soffocato. Un bambino superprotetto si sente rifiutato perché ha l'impressione di non essere accettato per quello che è. Per la sua fragile costituzione corporea, gli altri cercano di agire al suo posto, di pensare al suo posto, e invece di sentirsi amato in queste circostanze, il bambino si sente rifiutato nelle sue capacità. Il fuggitivo preferisce non attaccarsi alle cose materiali, perché possono impedirgli la fuga. È come se guardasse dall'alto tutto ciò che ha a che fare con la materia. Si chiede che cosa sia qui a fare su questo pianeta e gli è difficile credere che qui, così com'è, possa vivere in felicità. Si sente maggiormente attratto da tutto quello che ha a che fare con la spiritualità e con l'ambiente intellettuale. Considera il mondo materiale superficiale. Per il fuggitivo i soldi sono necessari, ma non gli danno alcun piacere. Vive una dicotomia riguardando la sessualità. Essendo un impulso terreno, lo vede come qualcosa che lo allontana dalla spiritualità. Per poter portare avanti questo tipo di visione, il fuggitivo richiama a sé partner che non gli richiedono una vita sessuale o che lo rigettano come coniuge. Questo tipo di ferita viene vissuta con il genitore dello stesso sesso. È da lui o da lei che gli deriva questa sensazione di essere rigettato o rigettata. Il genitore dello stesso sesso, in verità, sarebbe colui o colei che dovrebbe insegnarci a dare amore e ad amarci, mentre quello del sesso opposto è quello che ci insegna a ricevere l'amore. Questo rigetto verso la mancanza di amore del genitore dello stesso sesso fa sì che non riusciamo ad amarci e ad accettarci. Il fuggitivo perciò si sente senza valore e per questo motivo deve rendersi perfetto perché nessuno si renda conto del suo fallimento. Presta attenzione quando parli se usi frasi del tipo «so che non valgo niente, che gli altri sono meglio di me. Qualsiasi cosa che faccio, devo sempre ricominciare da capo. Fai quello che ti pare, tanto a me non me ne frega niente». È interessante notare che soprattutto il genitore dello stesso sesso è colui a incentivare la fuga del figlio che si sente respinto. È una situazione che accade quando il genitore a sua volta vive la stessa ferita. Favorisce la fuga del figlio perché si tratta di un mezzo che conosce bene, anche se non è cosciente. Il fuggitivo utilizza spesso la parola inesistente. Per esempio, alla domanda «Come sono i tuoi rapporti con tale persona?», il fuggitivo risponderà inesistenti, mentre altri per lo più direbbero «va bene o va male». Anche la parola scomparire verrà usata spesso. Per esempio, avrei voluto che i miei genitori sparissero. Il fuggitivo cerca la solitudine, perché se ricevesse troppa attenzione avrebbe paura di non saper che fare. È come se la sua esistenza fosse di troppo.
In famiglia, in qualsiasi gruppo, tende a scomparire. Crede di dover subire molte situazioni sgradevoli come se non avesse la possibilità di ribattere. Facciamo l'esempio di una bambina che chiede alla madre di essere aiutata coi compiti, la quale risponde di chiedere al padre perché è impegnata. La bambina si sentirà rifiutata e cercherà un posto dove stare sola. In genere il fuggitivo ha pochissimi amici a scuola e anche dopo sul lavoro. Viene considerato un tipo solitario e gli altri lo lasciano da solo. Più si isola, più sembra diventare invisibile. Entra allora in un circolo vizioso. Quando si sente rifiutato indossa la maschera del fuggitivo per non soffrire e diventa talmente evanescente che gli altri non lo vedono più. Allora si ritrova ad essere sempre più solo, il che gli conferma l'impressione di essere rifiutato. Il fuggitivo di solito parla poco. Se si mette a parlare molto, lo fa per tentare di valorizzarsi e le sue parole possono sembrare orgogliose ad altri. Il fuggitivo sviluppa spesso problemi alla pelle per non essere toccato. Dal momento che la pelle è un organo di contatto, il suo aspetto può attrarre o respingere altre persone. Andremo a approfondire questa tematica quando più avanti vedremo la medicina tradizionale cinese. La ferita del rifiuto induce la persona a vivere nel suo mondo, perché in tale maniera non verrà né rifiutato dagli altri, nemmeno si autorifiuterà. Per questa ragione, quando è in gruppo, si ritira nel suo guscio. Per lui è facile andare in astrale e può pensare che gli altri siano come lui spesso tra le nuvole. Questo senso di frammentazione e separazione fa sì che vi sia poco radicamento. Vedremo con Holistic Seed come affrontare questa tematica attraverso esercizi specifici. Il fuggitivo non si è sentito né accettato né accolto dal genitore dello stesso sesso. Questo non significa che questo l'abbia necessariamente respinto, perché è lui che sente questa cosa. La stessa anima, qualora si fosse incarnata con la ferita dell'umiliazione da risolvere, si sarebbe sentita umiliata con gli stessi genitori, senza che questi dovessero necessariamente cambiare atteggiamento. La persona che soffre del rifiuto è in continua ricerca di amore da parte del genitore del suo stesso sesso. Crede di non essere un individuo completo finché non avrà conquistato l'amore del genitore in questione. Questa mancanza sviluppa in lui rancore. Per odiare è necessario molto amore, perché quello che si trasforma in odio è un grande amore deluso. Infatti il fuggitivo tra le 5 ferite è quella più legata all'odio. L'oscillazione tra grande amore e grande odio è l'indicatore di quanto sia vasta la sofferenza interiore. Il fuggitivo fa l'impossibile pur di non rifiutare il genitore del sesso opposto, perché non vuole sentirsi accusato di rifiutare qualcuno, mentre con il genitore del suo stesso sesso vuole che sia quest'ultimo o quest'ultima a fare l'impossibile per evitare a lui di sentirsi rifiutato. Con il genitore o con un'altra persona del sesso opposto crede che se l'altro l'ha rifiutato la colpa sia sua. Se ti riconosci in quanto descritto finora, è importantissimo accettare che anche se il tuo genitore ti rifiuta realmente, questo avviene perché la tua ferita non è guarita e tu attiri quel genere di genitore e di situazione. Incolpando l'esterno, la tua ferita non potrà guarire e a causa della tua reazione con i genitori ti sentirai allora più facilmente respinto dalle persone del tuo stesso sesso e avrai paura di essere tu a rifiutare persone del sesso opposto. A forza di aver paura di rifiutarle, non sorprenderti se finirai col farlo davvero. Ricorda che più alimenti una paura, più questa si realizza. Il fuggitivo crede di non aver valore e che gli altri siano meglio. Se invece viene accettato in una relazione, fa di tutto per creare una situazione di autosabotaggio, mentre se non viene scelto si sente rifiutato. Si sente in difficoltà nel stare al centro dell'attenzione. Il fuggitivo, se ha una domanda da fare e la persona occupata, lascerà perdere e non dirà nulla. Sa quello che vuole, ma non osa chiedere, credendo che non sia una cosa sufficientemente importante per disturbare l'altro. Il fuggitivo crede che essere compreso significhi essere amato,
Ma essere compreso non significa essere amato, perché amare significa accettare l'altro anche quando non si comprende l'altro. Un'altra caratteristica del fuggitivo è la ricerca della perfezione, in quanto crede che se commetterà un errore verrà rifiutato e per lui essere giudicato equivale a essere respinto. Siccome non crede nella perfezione del suo essere, il fuggitivo si rivale cercando di raggiungere la perfezione in tutto ciò che fa. Purtroppo ciò fa confondere l'essere con il fare. La ricerca della perfezione può diventare addirittura ossessiva. Vorrà fare tutto così perfettamente che qualsiasi compito gli verrà richiesto necessiterà di più tempo. In tal modo attrarrà a sé situazioni di rifiuto da parte degli altri. Una delle più grandi paure del fuggitivo è l'attacco di panico. Preferisce scomparire perché sa che colto dal panico resta bloccato lì dov'è. Crede che fuggendo eviterà a se stesso una situazione spiacevole. È talmente convinto di non poter gestire il panico che finisce con il credere facilmente a una possibilità futura di panico, anche quando non è il caso. Dal momento che attiriamo nella nostra vita quel genere di situazioni o di persone di cui abbiamo paura, il fuggitivo attrae frequentemente situazioni e persone che possono fargli venire il panico. L'essere umano alimenta il corpo fisico esattamente come alimenta il corpo mentale e quello emozionale. Sul piano dell'alimentazione, il fuggitivo preferisce piccole porzioni e spesso gli si chiude lo stomaco quando ha paura o vive emozioni forti. Fra le tipologie citate è sicuramente il fuggitivo quello maggiormente predisposto all'anoressia, che è il suo modo per cercare di scomparire. Quando gli accade di mangiare voracemente è perché sta tentando di fuggire tramite il cibo. Questo secondo caso però è raro nella tipologia del fuggitivo, che più spesso preferisce per le sue fughe l'alcol e la droga. Quando ha paura tendenzialmente si alimenta di cibi dolci, dal momento che la paura svuota la persona di tutte le sue energie e abbiamo l'abitudine di credere che gli zuccheri ci diano più energia. Tuttavia purtroppo l'apporto di zuccheri fornisce solo un'energia temporanea che va spesso rinnovata. Ogni tipologia di persona attira a sé malesseri e malattie specifiche in funzione del proprio atteggiamento interiore. Ecco un elenco di alcuni disturbi e malattie che possono presentarsi nel fuggitivo. Soffre frequentemente di diarrea perché, così come rifiuta se stesso o una situazione che potrebbe rivelarsi benefica, così rifiuta il cibo prima che il corpo abbia il tempo di assimilarlo. Alcuni soffrono di aritmia, un'irregolarità del battito cardiaco, indicatore di voler fuggire da una situazione dolorosa. Colui che non si dà il permesso di odiare il genitore dello stesso sesso potrà allora sviluppare il cancro, malattia che è associata al rancore e all'odio che è stato vissuto nell'isolamento. Ammettere il proprio rancore sarebbe come ammettere di essere figli cattivi o di essere senza cuore. Il fuggitivo non si è concesso di essere bambino, si è sforzato di maturare in fretta, pensando che così sarebbe stato rifiutato di meno. Ed è per questo che il suo corpo o parte di esso ricorda il corpo di un bambino. Il cancro indica che non permette al bambino che è dentro di lui di aver sofferto, non accetta che sia una cosa assolutamente umana provare astio per un genitore che ha creduto responsabile della propria sofferenza. Tra le altre malattie o disturbi che possono colpire il fuggitivo abbiamo anche problemi respiratori, soprattutto legati agli attacchi di panico. È anche soggetto alle allergie, che sono riflesso del rifiuto, vissuto proiettato su determinati alimenti o sostanze. Può anche scegliere il vomito del cibo, appena ingerito, per indicare il suo rifiuto e il suo astio nei confronti di una persona o di una situazione. Per il fuggitivo lo svenimento o soffrire di capogiri sono altri mezzi per sfuggire da una situazione o da una persona. Nei casi più gravi il fuggitivo si serve anche del coma per sfuggire. Il fuggitivo che soffre di agorafobia, cioè paura di spazi o situazioni dalle quali è difficile uscire, si serve di questo disturbo comportamentale per sfuggire da certe persone o situazioni che potrebbero indurlo al panico. Se il fuggitivo esagera con gli zuccheri, può attirare a sé malattie legate al pancreas come ipoglicemia o il diabete.
Se sviluppa molto odio nei confronti di un genitore in seguito al dolore causato dal rifiuto che ha vissuto e ancora vive e crede di essere arrivato al proprio limite emozionale e mentale, può diventare depresso o addirittura maniaco-depressivo. Se pensa al suicidio, non ne parla e se decide di passare all'azione, farà di tutto per non fallire. Il fuggitivo, dal momento che da giovane ha difficoltà a riconoscere se stesso come un umano in tutto e per tutto, è incline a cercare di diventare qualcun altro. Il pericolo è che questo comportamento in età adulta possa trasformarsi in psicosi. Se hai riconosciuto in te la ferita del rifiuto, è più probabile che il genitore del tuo stesso sesso si sia sentito rifiutato anche lui dal suo stesso genitore. Inoltre è probabile che si senta rifiutata anche da te. Ricordati che la causa principale della presenza di qualsiasi ferita proviene dalla nostra incapacità di perdonarci, ciò che abbiamo fatto a noi stessi e ciò che facciamo subire agli altri. Quindi il perdono è la via. C'è difficile perdonarci perché non ci accorgiamo neppure che ci vogliamo male, rimproveriamo agli altri tutto ciò che facciamo a noi stessi e che non vogliamo vedere. Per questa ragione attiriamo a noi persone che ci mostrano cosa facciamo agli altri e cosa facciamo a noi stessi. Un altro metodo per prendere coscienza che ci rifiutiamo o che rifiutiamo un'altra persona è la vergogna. Proviamo infatti vergogna quando vogliamo nascondere o nasconderci il nostro comportamento. Se ti riconosci nella descrizione della maschera del fuggitivo, troverai sul canale YouTube di Humanity altri video riguardo a questa tematica. Se invece non ti riconosci in questa ferita, ti suggerisco di verificare con le persone che ti conoscono bene, chiedendo cosa ne pensano prima di scartare del tutto l'eventualità. Se riconosci la ferita del rifiuto in persone che ti stanno intorno, non cercare di cambiarle, sviluppa maggiormente compassione nei loro confronti e poi inoltrargli questo video e tentare di spiegare il contenuto con le tue parole. Grazie per la vostra presenza, spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate pure un commento e vi invito a iscrivervi al canale YouTube di Humanity cliccando la campanella. Sempre su Instagram e Facebook potete seguire il nostro canale. Alla prossima!